What you do in the room? 100 euro. Only caca, sleeping. Forse non la prima volta che sono venuta, che anch'io ero un po'... Nell'immaginario collettivo l'India è colori, sorrisi, profumi, danze e più che altro spiritualità, sinonimo di buone intenzioni, di pace e cordialità. E tutto ciò puoi trovarlo, ma accanto agli stereotipi causati dal cinema o da viaggiatori a cui piace raccontare solo questi aspetti veritieri ma riduttivi, c'è la crudezza della vita, la complessità di un paese che non è sempre romantico e leale, e che a volte spiazza il viaggiatore e rende il viaggio non semplice. Per farvi capire meglio, vi racconto la mia giornata dedicata allo spostamento da Delhi a Vrindavan, riprendendo il racconto da dove avevo lasciato. Cerco un tuk-tuk, vado alla stazione dei treni e spero di trovare un biglietto per andare giù a Vrindavan, se no mi tocca rimanere qui. 8 del mattino. Lascio l'hotel, saluto i ragazzi che con un sorriso strano non credano che riuscirò a partire oggi, prendo un tuk-tuk per andare alla stazione dei treni e il tuk-tuk mi depista. No, ah no? Quello che sembrava un simpatico omino comincia a dirmi a ripetizione che se non avevo il biglietto sarei stato costretto a prendere uno di quei famosi treni che mi faceva vedere nel telefono, e poi mi porta in una fasulla agenzia turistica dove un altro cerca di convincermi di comprare un abbonamento del treno per 15 giorni a 280 euro. E questa è la classica truffa dove un tuk-tuk si inventa una scusa per portarti in un ufficio turistico e poi lì cercano di venderti pacchetti che costano centinaia, migliaia di euro, dicendoti tantissime cose che potresti cascarci se non sai che sei in ballo ad una truffa. Alla fine, un po' anche a malo modo, sono riuscito a uscire da questo ufficio ed è la seconda volta. C'è quella mia amica che è stata imbrogliata, che forse te l'avevo detta a te, no? Dei 1700 euro che ha pagato all'agenzia. Una volta scappato chiedo ad Elena come funzionano i biglietti del treno e lei mi dice: Insomma, i biglietti si fanno in stazione, in tutte le stazioni dei treni puoi fare i biglietti anche se il treno non parte da quella stazione nello specifico. Non dar retta a sta gente, per carità, non ti imbroglierà perché tu sei abbastanza furbo da non farti imbrogliare, però ti fanno perdere anche del tempo prezioso. Ciao, buona giornata. Torno all'hotel. Primo tentativo di partire fallito. Chiedo cortesemente di lasciare lo zaino grande, vado a piedi alla stazione per comprare il biglietto. Matura. C'è un'anarchia a fare la coda. L'unico biglietto l'11 di sera. Arrivo all'1 di notte e poi andavo. Oh, anche una suora mi ha sorpassato nella coda, ha fatto finta di nulla. Impossibile andare a Mathura oggi. Qui siamo nella zona dove si fa da mangiare, poi ci sono gli incensi, poi c'è un pochino di traffico. Grigio. Yes! I remember. Con big camera. Have a nice day. Bye. Incredibile. 26 milioni di abitanti, ho trovato uno che gli ho fatto le riprese il giorno prima e sono totalmente da un'altra parte. Sorry, can I ask you? I'm looking for the ATM. Do you know where is it? Ah, ok, it's near. Thanks. Qui, vicino. E poi non c'è mai. Indian Bank. C'è il circuito Mastercard, niente. Sono uscito anche da questa banca fallendo completamente. Mastercard. Lo metti? Sorry. L'ennesima persona con il navigatore che ho scritto ATM presente, mi dice no, qui non c'è, ti accompagno io, lo so io dov'è, in centro della città. Un'ora per cercare di dirgli no, bisogna essere molto tosti perché ti rendono per lo sfinimento. Alla fine dici vabbè, vaffanculo, portami, e non sa neanche dove ti porti. Quindi ora vado a mangiare perché sono stanco, non sono riuscito ad arrivare a niente, né i soldi né il biglietto del treno. Rimango a Delhi anche oggi.
quando ormai credevo di chiedere mestamente al ragazzo dell'hotel se aveva da dormire anche per stanotte, incontro lui. E lui mi sta aiutando a vedere se riesco a comprare questo biglietto. Sono stato prima in un'altra agenzia e ora siamo venuti qui. E dopo circa 30 minuti Finalmente un biglietto del treno grazie a lui che mi ha offerto anche il pranzo. Il pranzo è questo. ritorno all'hotel, recupero lo zaino grande, risaluto i ragazzi e prendo un risciò vecchio stile. E finalmente alle 15 sono alla stazione con il biglietto del treno. La stazione è molto grande, cammino per svariati minuti sulla passerella sopra i binari, incontro uno dei tanti giovani incuriositi dalla telecamera e poi stanco per le ore passate in su e giù, al caldo, con 2 zaini, a trovare soluzioni, trovo finalmente il binario giusto. Wow, 45. Ok, 43, 44, 45. Gli spostamenti sono i miei momenti preferiti per riflettere su quello che mi succede in viaggio, tanto più in India dove tutto è talmente intenso che assimili, ma la mente non ha il tempo di definire. E così riporto su carta pensieri che poi tra l'altro comporranno parte dei testi dei miei documentari. Uno degli aspetti su cui rifletto è la fatica mentale per gestire i rapporti umani qui. I viaggiatori, specialmente solitari, per alcuni sono una buona preda e una parte della giornata passi così a tenere sotto controllo le persone che vogliono trarre denaro da te, proponendoti qualunque cosa, chi tenta truffe o chi innalza prezzi a dismisura e sei costretto ogni volta a contrattare. Ripenso a questo proposito alle parole di Elena, che vive l'India da oltre 20 anni. Perché devi pensare che tutti gli indiani siano così, messi così? Perché ci sono tante persone che vengono qui e dicono l'India, la spiritualità dell'India, la spiritualità poi vengono qui, li frega il tassista, li frega il coso, li frega quelli negoziante, dopo dicono l'India, ma o la ami o la odi, allora l'amo lo stesso, oppure no la odio, ma anche lì, ma perché o la ami o la odi, ma io non la amo e non la odio, cioè basta, no? Per esempio, adesso mi faccio nemici gli scafisti veneziani, ma quelli sono degli squali che arrivano lì ai parcheggi per andare sui turisti, magari vanno a messa la domenica, o il mafioso che poi quando c'è la processione va lì a piegarsi alla Madonna e c'è tutti i santini, ma perché dobbiamo fare questo tipo di distinguo? Cioè siamo persone, no? Quindi non dobbiamo pensare che in India siano tutti puri. Io che l'India l'ho vissuta abbastanza da dietro le quinte, fin dall'inizio, l'ho capita subito questa cosa, forse non la prima volta che sono venuta, che anch'io ero un po' ma poi lo capisci e lo accetti soprattutto, perché devi poi dopo magari non accettare questa cosa perché ti crolla un mito, ma non è, secondo me, non ci deve essere questo mito, perché anche tra i vari guru, maestri spirituali, tu trovi quelli che sono assolutamente interessati al denaro, a guadagnarci, a sfruttare appunto magari gli occidentali che vengono qui pensando che siano tutti dei santoni e quindi marciano su questa, o quelli che aprono le scuole di yoga e poi danno a quelli che arrivano adesso in gran numero dall'Occidente per farsi il certificato per insegnare yoga in 240 ore, ti danno un certificato e tu mandi in Europa della gente che non ha mai fatto yoga, magari l'ha fatto amatorialmente per 4 mesi e lavorano magari rovinando la schiena alla gente. E ti dà questo certificato qualcuno di qua che si prende la responsabilità per denaro, quindi l'India è questo e quello. Siamo arrivati, la gente scende, entra il volo, io invece sono italiano, aspetto! Dai, sono le 6, non ho l'albergo, vediamo dai.
farò portare in centro e poi dopo si sceglierà qualcosa. Hello, hello. Hello, hello! Hello. Abbiamo un follower in più. Vedi, si fanno così i follower. Quando pensavo che ormai era tutto in discesa e a breve avrei avuto un materasso, l'India mi ricorda che qui i parametri sono diversi, niente è prevedibile. E infatti, e comincia il secondo tempo della mia odissea. Non so se rimanere qui oggi, che giornata è stata faticosa, e poi partire domani sarebbe una cattiva idea. Ecco. Quindi ho deciso di rimanere qui. Sono le 7, sono stanco. Molte scimmie, mucche, cani che stanno molto male. Il clacson non ci lasciano. Ecco lì è cascato, si è fatto male. C'era casino a Delhi, città che vai, India che trovi. Alla fine mi ha lasciato un punto X, niente a che vedere con quello che avevo chiesto, ho detto c'è più permesso per andare oltre, e ora mi fa un pezzo a piedi per andare più o meno in quello dovrebbe essere la centro città, ma c'è una polvere e uno smog e ci vuole il foulard. Meglio? Ok, si respira, insomma. Sto cercando qualcosa per dormire. Niente di niente. È già tramontato il sole, si è acceso le luci. La situazione stava diventando pesante. Dalle 8 della mattina che camminavo con 2 zaini e faticavo per avere un biglietto del treno, dei soldi e ora da dormire. Alla stanchezza e alla necessità di fare una doccia si aggiungeva la paura di dormire in strada e così comincio a chiedere un aiuto. E meno male che c'è questo ragazzo che mi sta aiutando e sera ancora non l'ho trovato a dormire. Avrò girato 5-6 hotel, nulla, ostelli. Questo ragazzo mi sta portando in un'altra cittadina perché qui l'unico posto che abbiamo trovato volevano 40 euro. Però ci si ferma 10 minuti a casa sua e mi porta in un'altra città in motorino. Io non so che dire, guarda. Superman. Scazzare i cavi elettrici, impensabile. Bello, nelle stradine della cittadina indiana. Wow, nice street. Ole. I'm Nishan from Mathura. Mathura. This is my home. L'amico Mishan ha cercato con me un posto per dormire nella cittadina di Mathura e non Mathura come la chiamo io e molti occidentali, ma nessuno aveva una stanza disponibile. Così, dopo una sosta a casa sua, mi accompagna a 10 km nella cittadina di Vrindavan e non Vrindavan.
arrivati a Vrindavan. Grazie a lui che mi ha accompagnato. Hello. Radhe. La serata prosegue fino a tardi tra traffico notturno e richiesta di un letto che mi viene inspiegabilmente negata da decine di strutture. Successivamente ho saputo che alcune non hanno licenza per ospitare stranieri, ma tutte le altre non ho mai capito, anche perché andava a parlarci Mission, del quale pensavo di potermi fidare. Vabbè, ora ci siamo fermati in un'altra casa, non so perché. Hello! Questa è l'ultima immagine che la batteria della telecamera mi concede. Dopo 15 ore di lavoro, sia io che la batteria eravamo esauriti. Di lì a poco trovo un albergatore che sfrutta l'occasione, vedendo una persona distrutta che rischia di dormire in strada, e mi vende una stanza dopo lunga e nervosa contrattazione per 35 euro, invece che un prezzo stimabile intorno ai 5 euro. Finalmente distrutto, ho trovato un hotel dopo hotel. La stanza è in merda. Oh. La pagina più sconfortante della giornata è stata quando a fine serata l'amico Mission: ti saluto, grazie mille, baci e abbracci. Il ragazzo poi alla fine mi ha chiesto 2 euro, però alla fine qualcosa mi ha chiesto. Inoltre si è scordato, diciamo così, di restituirmi la batteria portatile che gli avevo prestato, fondamentale per me, e che non mi ha reso nei 3 giorni successivi che sono rimasto in città, nonostante le mie numerose richieste tramite WhatsApp. Una giornata che devo decifrare. Quando parlavamo qual è l'India, quella che è spirituale, quella così, è anche questa. Cioè, che hai rischiato di restare a dormire in mezzo alla strada, assurdo. Con gli indiani vai sicuro che con molta delicatezza, facendoti credere che sono i tuoi più grandi amici, te lo stanno. Sono bravi a raccontare, ci raccontano grandi storie e riescono facilmente a ottenere qualcosa. Io dico sempre, loro ti annusano, lo sentono che sei appena arrivato. Vuoi andare in un albergo? No, guarda, c'è l'invasione dei topi, vieni da mio cugino, cioè, ti porto io in un posto. Ah no, quell'albergo lì è andato a fuoco. Non è vero. C'è un momento che è capitato a molti nel primo viaggio in India, il momento del disincanto, dove per qualche ora o più maledici l'India, le sue difficoltà e i suoi inganni. La giornata di oggi è stato il mio momento di disincanto per l'India, che non mi ha dato da dormire, dove mi hanno tentato di truffare, dove prendere soldi o un treno è stato complicato, quella in cui trovi un approfittatore che, visto l'ora e la stanchezza per una cifra astronomica, mi affitta un tugurio e che infine l'amico ti tradisce. Viaggiare è conoscere, non è fare solo belle cose, capire le comunità, capire le persone. Più avanti ho provato a chiedere spiegazione ad un presunto bramino incontrato a metà viaggio nella cittadina di Pushkar, che avrete modo di conoscere, e ho chiesto perché questo atteggiamento nei confronti dei viaggiatori. They go to stay in the hotel for 100 euro, but they don't give 100 rupee for food to Brahmin. Ok. What you do in the room? 100 euro. Only kaka, sleeping, and rest of you are outside. So you use this money to help people. So you get blessing. From this blessing you rich. You are not rich by material. Condivido pienamente il suo punto di vista, ma dov'è il confine tra la volontà di dare i soldi e prenderli con l'inganno? Personalmente credo sia troppo facile stabilire il confine stando dalla nostra fortunata parte. Come ci comporteremmo noi se si fosse dalla parte che vive con 2-3 euro al giorno? Il mio momento di disincanto dura soltanto il tempo di una notte. Già dal giorno dopo torna l'entusiasmo, anche perché qui non hai tregua. Le curiosità, gli incontri e le emozioni si susseguono senza pausa. Anche se episodi come oggi ce ne sono stati per tutto il viaggio, ho imparato a capire le dinamiche, parlare un linguaggio diverso che anticipi gli inganni. Ed è anche questo il fascino dell'India, questo gioco delle parti, che all'inizio ti incazzi, poi diventa quasi divertente. Sembra masochista, ma invece la sfida è la benzina per un viaggiatore. Se in questo episodio vi ho raccontato il disincanto, nel prossimo
vi racconto invece l'incantesimo che pervade ogni indiano, qualcosa di unico al mondo, la spiritualità.